Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. In un video precedente vi ho fatto vedere come prendere misure su un altoparlante e in questo video invece vi volevo far vedere come mai è importante mettere dei filtri sull'altoparlante, mettere i famosi filtri crossover. Non vi vorrò spiegare in questo video come si costruiscono filtri crossover, perché non sono in grado di spiegarvi, c'è chi lo fa meglio di me, ma vi volevo far vedere graficamente cosa succede quando si mette o non si mette un filtro, le frequenze che passano e le frequenze che invece con il grafico vengono attenuate. Non sfrutterò i software che ci sono apposta per fare queste misure, sfrutto l'analizzatore audio dell'HP e ve lo faccio vedere con quello. Non è proprio lo strumento più adatto, specialmente per fare delle misure sui filtri non è magari lo strumento più adatto, ma graficamente credo che capirete perché vanno usati i filtri e vedrete graficamente come vengono attenuate le frequenze con il filtro che altrimenti passerebbero. Che vi devo dire? Continuate a vedere questo video e vedete cosa combino anche questa volta. Ho collegato l'altoparlante della JBL con l'analizzatore in parallelo praticamente, e l'altoparlante è collegato, come si vede a volte, direttamente all'amplificatore senza nessun filtro interposto, perché in alcune casse economiche praticamente viene preso l'amplificatore e viene collegato direttamente al woofer. Poi magari c'è un filtro per il tweeter, però anche in questo caso è bene metterci un filtro e vi faccio vedere perché. Vi faccio vedere la curva che tira fuori l'8903B dell'HP, e non sono curve adatte ovviamente a fare calcoli dei crossover così come vengono fuori ovviamente, però vi faccio vedere poi visivamente che differenza c'è fra mettere o non mettere un filtro, anche per quanto semplice. Però ripeto, non sono curve adatte a valutare filtri crossover, ci sono dei software specializzati, però vi renderà l'idea della differenza fra esserci o non esserci un filtro. Setto lo 0 dB e partiamo così con il woofer senza nessun filtro, come si vede in alcune casse economiche. Ecco qua è la curva dove si vede in questo punto qui la frequenza di risonanza a 35 Hz, come si era del resto già misurato in un altro video. Questo altoparlante della JBL ha una frequenza di risonanza a 35 Hz, però se vediamo qua risale praticamente questa curva qui. Questa curva qui non è che sia un'altra frequenza di risonanza, è che l'altoparlante si comporta male alle frequenze alte. Praticamente il cono, il cestello, tutte queste cose qui lavorano in maniera anomala, vibrano e praticamente introducono distorsione, sicché all'altoparlante alla fine gli arriveranno anche le frequenze alte, che cercherà di riprodurre, ma non essendo un altoparlante per le frequenze alte, le riprodurrà male e verranno sommate a quelle del tweeter praticamente e riprodotte distorte, sommate a quelle del tweeter e daranno fastidio perché alla fine la curva è questa. E noi con l'uso del filtro ovviamente faremo in maniera che non arrivano più frequenze che l'altoparlante riproduce male o che riproduce appunto distorgendole. Il filtro più semplice che si può fare è un 6 decibel per ottava, è semplicemente una bobina per il woofer ovviamente. È una bobina in serie al woofer e questo taglia già una parte delle frequenze alte che sono dannose e che verranno riprodotte distorte dal woofer. Metto la bobina in serie al woofer e si vede se la curva è cambiata.
Questa è la bobina montata in serie al woofer. Dall'amplificatore si va a un capo della bobina, dall'altro capo della bobina si va all'altoparlante e vediamo se è cambiato qualcosa. Ho salvato già questa curva, così la possiamo confrontare e andiamo a fare la seconda curva. Facciamo l'azzeramento, diamo il via, ci vediamo alla fine. Ecco qua, come vedete, tutta questa parte che c'era qui è sparita perché la nostra bobina in serie al woofer, il nostro filtro passa basso, praticamente ce l'ha tolta. E anche se è 6 decibel per ottava, diciamo, come si vede, l'ha tolta, diciamo, parecchio, perché arrivava fino qua su. Si vede che la parte delle frequenze alte è stata tagliata. Salvo anche questa e praticamente andiamo a migliorare il nostro filtro. Ripeto, non vi devo insegnare a fare filtri, ma facciamo due misure in amicizia per vedere quello che succede. Per fare un filtro che sia 12 decibel per ottava, di solito si aggiunge un condensatore in questa maniera, sicché bobina, condensatore e poi si va al woofer. In questa maniera vedremo un'attenuazione più marcata delle frequenze alte, perché questo è un filtro, diciamo, passa basso che serve, diciamo, per i woofer. Ci mettiamo un condensatore non polarizzato e facciamo anche questa prova qui. Ecco, ora ho messo anche il condensatore, è un condensatore non polarizzato e viene messo dopo la bobina come si è visto dallo schema. Sicché bobina in serie all'altoparlante e condensatore praticamente in parallelo all'altoparlante dopo la bobina. Prendiamo le misure anche di questa configurazione qui. Setto lo 0 come sempre. Come possiamo vedere è ancora più marcato la curva praticamente. Salviamo anche questo e facciamo il confronto per farvi vedere visivamente che le frequenze vengono attenuate. Ecco qua, abbiamo praticamente in verde, come si vede, era senza filtro e non c'è, diciamo, praticamente nessuna attenuazione. Ora rende meno perché ovviamente deve fare spazio anche a questa curva blu, se no, se ricordate, questa faceva una gobba molto più alta. Quella rossa è con il filtro a 6 dB, solo la bobina, e questa qui invece in azzurro è con il filtro a 12 dB, che come vedete la pendenza è molto superiore e attenua, diciamo, molto di più le frequenze alte. E in questa maniera al woofer non gli arriveranno più le frequenze alte che riproduce male in maniera distorta, ma gli arriveranno solo le frequenze basse. Vi faccio vedere la stessa cosa con un tweeter. Quello è un tweeterino della Philips collegato senza nessun filtro. Settiamo lo 0 e vedrete che un tweeter senza filtro si comporta in maniera veramente anomala e ovviamente un tweeter senza filtro è destinato a bruciarsi veramente presto. Comunque vediamo quello che viene fuori. Ecco qua, come vedete si becca tutto, diciamo, anche intorno a 1000 Hz più o meno, e ovviamente diciamo che non gli fa bene. Se noi ci mettiamo un filtro, ora vi faccio vedere, un filtro per il tweeter praticamente è l'opposto, diciamo, che di un woofer. Ci va al posto della bobina in serie, il filtro più semplice, ci va in serie un condensatore, e questo farà sì, è un filtro passa alto che passano solamente le frequenze più alte. Ci metto il condensatore in serie e ci rivediamo. Ho messo questo condensatore in serie. Una cosa, i condensatori e le bobine che ho montato non erano diciamo calcolate per fare una frequenza di taglio specifica, era solo per far vedere che le frequenze basse passano, nel caso di prima le frequenze basse passano, quelle alte no,
e qui dovrebbero fare all'opposto. Non sono filtri, non sono condensatori e bobine calcolate per una data frequenza, è roba che avevo. Salviamo intanto questa curva qui, se no poi me la dimentico. Ripetiamo questa misura. Ecco, qui si può già vedere che il nostro povero Twitter, diciamo, lavora meglio, perché tutto quello che era di frequenze basse, diciamo, è stato tagliato. Salviamo anche questa e vi faccio vedere una cosa. Anche qui, come nel caso di prima, qui c'è il condensatore, prima c'era la bobina per il woofer e ora la bobina va messa in questa posizione qui, praticamente in parallelo direttamente al tweeter. La aggiungo e rifacciamo le prove. Ho aggiunto anche la bobina come da schema e rifacciamo la prova. Ridiamola via e ci vediamo dopo. E anche qui perlomeno mi sembra l'attenuazione alle frequenze basse è, diciamo, maggiore che rispetto a prima, mentre le frequenze alte rimangono, diciamo, abbastanza costanti. Salvo anche questo, facciamo la comparazione. Ripeto, non è nemmeno lo strumento adatto in queste condizioni per fare determinate misure o comparazioni, ma spero che serva a farvi vedere, a farvi capire, insomma, come lavora un filtro e perché vanno usati. Allora, senza filtro è il primo, come vedete le frequenze basse praticamente passano. Qui abbiamo il primo filtro a 6 dB, diciamo più o meno, perché non erano calcolati, e qui c'è il secondo filtro dove si vede che le frequenze basse sono ancora più attenuate, sicché al tweeter gli arrivano praticamente solo le frequenze alte. Ovviamente con un filtro calcolato bene e non con condensatori e bobine come ci avevo, si ottiene la cosa ottimale, però questo è servito solamente per spiegarvi, per cercare di farvi capire perlomeno come lavora un filtro e ripeto il perché va usato e non va fatto come fanno alcuni che magari solo sul woofer non lo mettono nemmeno e lo mettono solo sul tweeter. I filtri, quando uno deve costruire una cassa, e ripeto non sono io quello che vi dirà come costruire la cassa, comunque vanno sempre usati per evitare sia danneggiamenti specialmente al tweeter e per evitare che il woofer vada a riprodurre delle cose brutte. Allora questo video è finito, è stato un video senza pretese di insegnamento, era una condivisione da fare con voi e l'ho fatta senza strumentazione particolare, senza materiale diciamo particolare, con quello che avevo in casa. Spero di essermi spiegato e di aver chiarito il concetto magari a qualcuno che non lo sapeva. Ovviamente chi ne sa più di me può diciamo aver saltato di vedere il video, perché se ne sa più di me questo video non credo che gli sia stato utile. Però se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere mi piace e chi non si è iscritto al canale magari si iscriva al canale e se il video è servito a qualcosa io comunque sono contento. Vi saluto per ora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!